tutte le volte che io vedo una venue piena con 20.000 persone che hanno pagato dei biglietti anche molto sostenuti e che sono venuti da lontano, eccetera, io tutte le volte mi chiedo perché, come sia possibile. Passa dal basement. Allora raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo, bentornati, questo vuol dire nuova chiacchierata, nuovo incontro, il nuovo amico che passa a trovarci. Il livello di questa puntata è surreale, adesso capirete perché, in realtà probabilmente l'avrete già visto dal titolo. Io intanto ciao, sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto vi va, iscrivetevi a questo canale, se ci state ascoltando, guardando invece in quel di YouTube, grazie, continuate a farlo anche lì, iscrivetevi, ma soprattutto è l'unico modo che avete per supportarci se vi piace quello che facciamo. Se ci state ascoltando su qualsiasi altra piattaforma dell'universo, fatelo, grazie, siamo sempre di più, questa è una cosa molto bella, voi ci fate un regalo e noi proviamo a fare un regalo a voi, o meglio qualcuno qui presente ha fatto un regalo a noi, è un grandissimo regalo di Natale. Come vi dicevo, quello che sto per dire potrebbe non sembrare vero, ma invece attenzione, sta succedendo. Dal basement è passato Andrea Bocelli. Buongiorno, ciao a tutti. Posso ridirlo perché non mi sembra proprio vero, posso faccio. Dal basement è passato Andrea Bocelli. Ok, è vero. Ciao Andrea, grazie davvero per essere qui. Ciao a tutti, buongiorno. Regalo di Natale sotto ogni punto di vista, in realtà un regalo, la tua presenza è un qualcosa di molto prezioso. Noi cerchiamo con questo podcast, con questa avventura che sta andando decisamente oltre ogni immaginazione, di ispirare tante persone, di raccontare storie, di provare in qualche modo a trasmettere qualcosa, dei valori. Questa è una cosa bella. Il fatto che tu sia qui importante. È qualcosa che per me ovviamente non è inestimabile, ma spero e sono sicuro anche per tutti coloro che ci ascolteranno. Grazie. E anche perché io ho fatto un intro particolare, no? Adesso io faccio questa perché è cambiato un po' il linguaggio, non siamo in televisione in questo momento, siamo in un altro luogo, quindi diciamo c'è una grammatica un po' diversa. So che Jimmy Fallon non ti ha accolto così, che non ha iniziato a dire iscrivetevi al canale, credo, quando eri da lui qualche settimana fa praticamente. No. Però è stato simpatico perché io ero abbastanza agitato perché siccome il mio inglese è scarsissimo, quindi avevo qualche problema a capire cosa mi diceva, sì. Quindi è un po' una cabala. Comunque poi alla fine è andata bene. È andata molto bene, è andata veramente. A parte che quante volte sei stato da Jim? Perché lui appunto diceva bentornato, non bentornato. Lo so, però ci sono già stato, sì. Diverse volte. Però si è creata questa cosa. È lui in realtà che a un certo punto non ha capito quello che vi siete detto. Perché c'è questo video che ha fatto il giro del mondo. Sì, perché io gli parlavo, non mi ricordo cosa mi ha chiesto. Lui ti aveva chiesto di Italy. Esatto, gli ha chiesto il posto migliore dove vai a mangiare italiano. Dove mangiare italiano. E io gli ho nominato Italy e lui non ha capito, pensava che parlassi dell'Italia. E invece tu parlavi della catena, giustamente. Esatto. Poi quindi... so che l'hanno preso anche in giro parecchio lui. Vabbè, fa ridere perché poi lui era mortificato dopo, successivamente era totalmente mortificato. Ma anch'io lì per lì ero un po'... pensavo di aver parlato male in inglese, che non mi avesse capito, e forse è così anche, ci sta. Ma in realtà non è che sia un grandissimo esperto, anch'io cerco di diciamo in qualche modo di farmi sempre capire, però mi sembrava che anche la pronuncia non fosse sbagliata. Il problema più grosso è quando ti rispondono loro che parlano a 2000, sì. E poi a me mi sembrano tutti suoni uguali, sento vabbè, adesso se mi succederà dirò anche ad Andrea Bocelli, esatto. Succede qualcosa del genere, quindi me la tengo come alibi, anche perché poi adesso in realtà quanto tempo passi in giro per il mondo rispetto a quello che passi in Italia? Molto, purtroppo, molto. Cioè se dovessi dire una percentuale. Nell'anno, dunque nel 23, quando abbiamo dovuto recuperare tutti i concerti persi durante la pandemia, è stato un massacro. Però ci vuole un fisico bestiale, come diceva Luca Carboni, no? Sì. E grazie a Dio per ora il fisico regge, cerchiamo di portare avanti. Ma sei anche particolarmente in forma, mi sembra di vedere. Ascolta, non fumo, non bevo, devo fare qualche vantaggio alla fine ci saranno. No, però credo che tu abbia anche una disciplina su questo. Quella di un atleta, no? Perché il cantante in fondo è come un atleta, usa le corde vocali, sono dei muscoli e tutta la muscolatura che le muove come quella di un atleta, insomma, quindi bisogna
avere una vita morigerata, mangiare in modo leggero possibilmente, no? E non bere alcol. Insomma, sembrerebbe una vita noiosa, no? Così. No, però di cose nella tua vita ne succedono tantissime e di incredibili. Infatti io prima di iniziare ti raccontavo, e sono molto contento che tu sia qui, perché in qualche modo ti ho sfiorato nel corso degli ultimi anni. Sarei tentato di raccontarti un episodio, sì. Tanto lo racconto senza far nomi, perché Vai, vai. Un giorno ero nel camerino che mi scaldavo la voce e a un certo punto Veronica, mia moglie, mi chiama e mi dice: guarda, ci sono due ragazzi giovani, due cantanti che sono qui fuori, ti ascoltano e magari sarebbe carino che tu li salutassi. Allora io sono alzato, ciao ragazzi, buongiorno, come va? E questi mi dicono: maestro, ma lei come... Già maestro mi dà già un po'. Ma lei come fa a mantenere la voce così in forma, sempre così in forma? Io dico, ho cominciato, dico, guarda, intanto non si fuma. Lui mi ha interrotto subito, mi ha detto: ma nemmeno uno spinello. Niente, mi sa che lì già la prima non è buona. Esatto. Niente, però sì, bisogna avere in qualche modo una disciplina, anche perché fai veramente un sacco di date, tutte molto, molto importanti, dove è importante. Ma lo scopo poi alla fine di tutti è quello di star bene, no? E per star bene ci sono delle regole, poi non sempre bastano, perché purtroppo si può essere anche sfortunati e star male, però ci sono delle regole. E siccome lo scopo di tutti è quello di star bene, bisogna cercare di osservarle. Sì, sempre comunque, anche perché per avere una carriera trentennale come la tua, insomma, qua siamo in questo periodo, stai festeggiando questi 30 anni di carriera, ovviamente con la musica, è qualcosa di speciale. Sì, effettivamente io sono stato mi considero molto fortunato. C'è un mio amico carissimo che dice: noi siamo fortunati perché siamo nati in Italia, poi siamo ancora più fortunati perché siamo nati in Toscana, e il top della fortuna è che abitiamo a Forte dei Marmi, no? Dice lui. Beh, E in un certo senso è vero. Io poi sono molto fortunato perché ho potuto sempre vivere vicino alla cosa che mi piace di più, che è la musica. Anche se poi non sono tutte rose e fiori, no, voglia. E c'è tanto contorno che, insomma, tante cose che sono un po' pesanti, però questo fa parte del gioco. Beh, in realtà sto imparando proprio questo, no? Sentendo storie così importanti che durano da così tanto tempo. Tutte quelle che durano da così tanto tempo hanno dei momenti chiaramente molto belli, ma anche dei momenti più difficoltosi, insomma, in cui succedono un sacco di cose. Tornando anche al modo in cui state festeggiando, diciamo, state celebrando questi 30 anni con la musica, ci sono un sacco di collaborazioni, anche ad esempio nel nuovo Duets, nel nuovo lavoro che comprende, sì, insomma, ripeto, tutte le collaborazioni che ho avuto nell'arco della mia sono tutti carriera. nomi stratosferici, ma la cosa più bella, almeno quello che io percepisco sempre da fuori, e l'ho percepita anche con il grande evento che avete fatto e che hai organizzato quest'estate proprio qui in Toscana, è quanto tutti questi grandi nomi che a noi che viviamo in Italia viviamo proprio come grandi nomi sono tutti onorati di partecipare a un progetto tuo. Ma sai che di questo sono rimasto stupito anch'io, onestamente non pensavo. Vabbè, okay, no, non pensavo, perché senti, nella vita non bisogna dare mai nulla per scontato, no? E ringraziare ogni giorno per quello che abbiamo, per quello che riusciamo a realizzare, eccetera. E allora io pensavo, quando sentivo organizzare tutto questo enorme evento, no? E pensavo, mio manager sta mettendo in croce tutto lo star system mondiale, mi manderanno a quel paese prima o poi. Invece sono venuti tutti così contenti e c'è stato un clima di grande festa, di grande amicizia. Dopo i concerti c'è sempre stata una specie di party dietro nel backstage, no? E una sera addirittura mio figlio Matteo ha caricato sulla Jeep Ed Sheeran e altri due attori, l'ha portati tutti a casa a fare gli spaghetti alle 3 di mattina, insomma. Tutto molto vero, tutto molto autentico. C'era Johnny Depp e Will Smith, bravo. Sì. Will Smith mi ha colpito che era commosso, cioè era realmente emozionato nell'essere salito sul palco con te. Erano contenti, devo dire la verità, che il posto, quello lì, non perché il luogo dove io sono nato e cresciuto, ma perché
effettivamente è molto suggestivo, specie nel periodo in cui ci sono questi eventi lì al Teatro del Silenzio. È un posto molto suggestivo. A sinistra del pubblico c'è Volterra con le balze, eccetera, eccetera, e poi a destra sullo sfondo arriva, insomma, fino al mare, se c'è molta visibilità. E tu sei riuscito a portare poi nella tua terra quindi grandi nomi come quelli che abbiamo citato prima. È una cosa che sì, nell'arco di 20 anni sono stati quasi tutti, guarda. È quella una bella soddisfazione portarli dove sei nato tu, dove sei l'anno cresciuto prossimo tu. infatti festeggeremo, il Teatro del Silenzio festeggerà il suo 20ennale, 20° anno di attività. Infatti stiamo pensando a cosa fare, perché quasi non sarà proprio facile ripetere quello che è successo quest'anno, è impossibile, però insomma, cerchiamo di fare il nostro meglio. Ma secondo me, così a intuito, io credo che tu ce la possa fare. Però appunto te l'avresti mai immaginato all'inizio di portare questi nomi e creare questo evento internazionale? Non me lo sarei mai immaginato, ma non era forse neanche nei miei sogni, perché non ho mai neanche osato sognare tanto, no? Poi la realtà ha superato abbondantemente i sogni. Mia madre mi diceva: te non farai mai niente nella vita perché non ti proponi, non vai a farti ascoltare, non fai sentire le tue cose. Io dicevo: ma io sto bene anche così, no? A 18 anni ho cominciato a fare il piano bar e insomma stavo con i miei amici e stavo bene. Poi non avrei mai pensato di dover attraversare l'oceano così tante volte. E quando avevi 18 anni, quindi è stato quello il tuo primo, diciamo, approccio all'esibizione? Sì, al piano bar. Mi ricordo che era l'anno della maturità e sai, un po' per guadagnare i miei primi soldi volevo comprare qualche strumento. Io ho sempre avuto questa passione per gli strumenti musicali, no? Quindi già suonavi comunque in quel Sì, no, io periodo. ho cominciato a suonare da bambino, ho studiato pianoforte fin da ragazzino, poi però mi piacevano tutti gli strumenti e allora ero sempre lì a chiedere ai miei genitori di comprarne uno nuovo. Alla fine ho cominciato a pensare che forse era il caso di cercare di guadagnare qualcosa, e poi al piano bar c'era anche la possibilità di incontrare qualche ragazzina, insomma era un'occasione, vari vantaggi. E lì ho cominciato a scoprire anche la musica pop, perché io prima non la conoscevo di fatto, perché sempre avuto passione per l'opera fin da quando ero bambino, che è stata anche causa di emarginazione, perché e infatti scuola, diciamo non è proprio la cosa che crea community. A scuola c'era uno sfottò continuo, no? Loro che mi dicevano: ma te ascolti sempre questi che urlano? e io gli dicevo: ma voi ascoltate questi che non hanno voce? E allora era tutto uno sfottò di questo tipo. E poi insomma, ho scoperto che nella musica leggera ci sono pagine di bellissima musica, insomma basti pensare ai grandi classici come Frank Sinatra, Charles Aznavour, e poi insomma ce ne sono tantissimi. E spero di aver a mia volta fatto capire anche a tanti ragazzi e a tanti giovani la bellezza della grande musica classica. Anche l'opera che è nata in Italia, insomma, è una cosa che dovrebbe renderci orgogliosi. E come mai l'opera? Cioè come ci sei arrivato ad appassionarti di opera? Non lo so, mia madre raccontava sempre che quando io ascoltavo questo tipo di musica smettevo subito di piangere. E allora una volta scoperto questo hanno fatto a gara a regalarmi tutti questi dischi d'opera, così che con tutte le più grandi voci del passato, e mi sono appassionato molto. E ti ricordi ancora la tua prima esibizione al piano bar? Non proprio la prima, periodo? Forse no, mi ricordo che è stato un dramma perché ho dovuto imparare almeno approssimativamente 200 o 300 canzoni, no? E non ne sapevo neanche una io. Allora mi sono inventato anche il gobbo vivente, perché mettevo qualche amico o amica dietro a farmi il suggeritore. E nelle orecchie ti dicevano? No, erano seduti lì dietro e mi dicevano, mi suggerivano le parole e io le cantavo, insomma. E poi pian piano le imparavo. Ha funzionato? Sulla lunga ha funzionato? Sì, lunga. E quanto tempo hai fatto di questo periodo di piano bar? Tanti anni, perché poi è diventato pian piano una specie di lavoro e mi piaceva farlo. C'avevo tutta la mia attrezzatura, andavo in giro così.
Beh, a un certo Quella punto... disperazione di mio padre che doveva caricare e scaricare questi impianti voce, casse pesantissime, tastiere sempre più pesanti, a me piaceva, no? Però lui veniva con te, ti supportava Sì, in tutto qualche volta questo. veniva, sì. Cioè, come vedevano questa tua... Ma mi ricordo una volta è stato imbarazzantissimo perché firmai un contratto per suonare a un night Ah, e mi ci accompagnava mio padre. E allora sì, insomma, quell'ambiente è stato un po' imbarazzante. e hai suonato poi nel night? Sì, quella sì, ho sera? suonato un paio di mesi. Tu pensa a un cliente di quel night che può dire di aver Ma ti dirò che sentito quello suonare... è stato il posto dove i clienti erano meno interessati a me che in qualunque altro posto. dove hai potuto sperimentare cose senza... Disinteresse più totale. Però un altro aspetto molto interessante della tua storia, ma anche un po' controcorrente rispetto ai tempi di oggi, che il successo nel tuo caso è arrivato in un'età che oggi è considerata... Ero già vecchio. Ecco, No, ero già alla terza età io. Beh, adesso esageriamo, però eri sicuramente più in là, avevi superato i 30 abbondanti. Sì, però questo mi è servito, è stato importante, perché quando un successo di quel tipo ti arriva troppo e sei troppo giovane può dare alla testa, possono succedere cose anche pericolose. Invece alla mia età, a quell'età lì, io non sapevo già, avevo già i piedi per terra ben saldi. Ma fino a quel momento, a quegli anni, il tuo periodo era... avevo fatto l'università, mi sono laureato, e poi suonavo, insomma cercavo di darmi da fare in qualche modo. Sì, ma avevi rifiutato, cioè avevi avuto anche dei rifiuti, avevi provato a proporti a realtà... Tutti rifiuti. Allora, mia madre andava in giro con le cassette che io registravo, no? E le faceva sentire ai discografici. E loro le dicevano sì, bravo, ma c'era sempre un ma che stoppava la situazione, no? Che bloccava tutto. Sì, ma è troppo vecchio, fa musica antica, cioè. E poi mi ricordo che c'è stato pochi mesi prima che decollasse la mia avventura artistica, e c'è stato un discografico che a mia madre, dopo aver ascoltato le cose, gli ha detto: guardi signora, lei si deve mettere l'animo in pace, suo figlio potrà cantare qualche Ave Maria ai matrimoni in chiesa, basta, di più non può fare. E dopo poco è successo di tutto e di più. Diciamo che non era un visionario questo signore, però. No, e lì insomma diciamo che la cosa che limitava, o che meglio spaventava, era il fatto che tu facessi questo genere musicale che era un po' desueto quantomeno. Sì. Quantomeno. Anche perché in quegli anni che cosa andava di più, ti ricordi? Ma se era negli anni del cantautorato, no? Da tutti i cantautori italiani, da Cocciante, Concato, Pino Daniele, non so, Bennato, chi più ne ha più ne metta, ma anche De André, Guccini, tutte queste cose qua. E poi invece qual è stato l'elemento che poi invece ha portato una grande attenzione? In Italia è stato il Festival di Sanremo, quando ho vinto il Festival di Sanremo col Mare Calmo della Sera, lì poi... Che era la categoria giovani, no? Sì. E lì come funzionava l'accesso a Sanremo? Non me lo ricordo, guarda, io non so, io non so niente di quella roba lì. Mi ricordo che avevo firmato un contratto con la Sugar, un contratto che poi è andato avanti fino alla scadenza naturale, no? E loro mi iscrissero a Sanremo, fui accettato, non so come. E lì era stata Caterina Caselli a credere, sì. Cioè che aveva sentito qualcosa in te da poterlo portare. Sì. Avevo fatto il tour con Zucchero, no? Dove facevo dove ero supporter, come dire, cantavo Miserere con lui e poi cantavo un brano per conto mio, insomma, lì si è accesa una luce. Sì, perché Caterina venne al primo concerto di Zucchero, mi sentì, e poi è nato tutto da lì. Ma perché secondo me c'è una predestinazione in tutte le cose. Io quando mi chiedono perché è successo come è successo, dico sempre che cito Dante, no? Perché vuolsi così colà dove si può ciò che si vuole e più non dimandare, no? Dice Dante. È un po' questo il concetto. Secondo me è successo perché doveva succedere. Doveva andare così, è un po' questo il senso. Poi doveva andare così, ma poi bisogna anche gestirla, una cosa di questo genere, bisogna essere in grado io non gestisco proprio niente, c'è gente che gestisce, che fa. Io a volte mi sento un po' come una scatola di scarpe, no? Mi impacchettano, mi mandano oggi di qua, domani di là,
E io magari scopro la mattina dove vado, capito? Beh, quindi a maggior ragione che è meglio non saperle certe cose, perché se mi metto a guardare il mio calendario divento triste, no? Ok, addirittura. Sì, perché io sarei di natura uno stanziale, no? Per a me questo. piacerebbe, io sognerei di fare la vita di Immanuel Kant, che è stato a Königsberg tutta la vita, e quando passava la gente rimetteva gli orologi, perché era talmente abitudinario che passava dallo stesso posto tutti i giorni alla stessa ora. Ero più preciso degli orologi. E allora io sarei così più o meno, no? Magari non proprio così metodico, ma invece mi è toccato in sorte di girare il mondo, tra l'altro in aereo, cosa che non mi piace per niente perché ho anche paura. Ancora adesso c'è un po' di paura. Quando devo attraversare l'oceano sì, perché penso sempre, non tanto che l'aereo, ma se dovessimo per caso ammarare in mezzo all'oceano, te diventi cibo per gli squali, capisci? Bene che ti vada. E quindi tu fai questo ragionamento, quando sali sull'aereo inizi a fare questo ragionamento. Quando io salgo in aereo, specialmente per attraversare l'oceano, comincio a pensare ai meteoriti, a qualche guasto dei sistemi di sicurezza, no? L'anti-collision, tutte queste chissà cose. Le persone qui accanto a te come sono serene. Sì, immagino anche tua moglie, insomma. No, lei al contrario di me in aereo è tranquillissima, anzi mi prende in giro, dice che quando c'è la turbolenza io divento matto, no? Sì, come reagisci? Proprio non mi piace. Eppure non è che sia stato mai... Mi sono perfino buttato col paracadute io una volta, no? Non è che sia così, ma l'aereo, l'idea di essere a 10.000 metri sull'oceano ti inquieta un po'. Sì. E di aerei ne prendi tantissimi, quindi devo dire che il problema ritorna più spesso del previsto nella tua vita. Ne parlare. Però devo dire, adesso tu giustamente stai raccontando questo, però di fatto di cose ne hai fatte tantissime, e come citavi prima adesso l'hai buttata lì, mi sono buttato anche col paracadute, cioè non ti sei mai trattenuto in nulla, vai a cavallo? No, perché a me piace proprio, sì, piace lo sport, mi è sempre piaciuto montare a cavallo. Sono sempre stato uno spericolato, quando specialmente ero giovane. Ora cerco di trattenerti un po' di più. Trattenermi un po' di più, ma insomma, sai, il lupo perde il pelo, ma non ma di queste esperienze extra musica, quali sono state quelle più forti? Ma non saprei. Guarda, io non mi sono mai tirato indietro di fronte al fare esperienze, no? Specialmente sportive. Quindi mi ricordo che a 50 anni ho deciso di imparare a fare il windsurf. E allora ho preso una tavola, la vela, in barca ho cominciato a provare. Naturalmente una caduta dietro l'altra, non riuscivo neanche a stare. Allora a un certo punto dalla barca un mio amico mi ha detto: Andrea, a codest'età non si impara più niente. L'avesse mai fatto? Basta, sfida. E allora vedi, poi la fortuna aiuta gli audaci. Mentre ero lì che cadevo, è arrivato un ragazzino di 18 anni, mi ha visto da lontano, mi ha detto: maestro, io sono un surfista, se vuole le do qualche dritta. Guarda, ti manda, buon Dio, gli ho detto, vieni qua subito. E mi ha insegnato un po', e abbastanza imparato, insomma. E quindi non bisogna sfidarti in qualche modo, perché... No, mi piace moltissimo l'idea di imparare. Guarda, finché c'è questa fame di imparare, il processo di invecchiamento è molto lento. Quando non si vuole imparare più niente è un guaio. Questa è un'altra grande verità che mi piace molto condivido. La tecnologia, mi piace molto... Insomma, imparare a adoperare tutte le diavolerie che escono oggi, computer, no? Tutte queste cose qua. Ti ci metti, non sei uno di quelli che rifiuta la novità. Per esempio, da musicista mi piace imparare, recentemente ho imparato ad adoperare Logic, no? Pro Logic, e per fare la musica per conto mio, insomma, per creare, per divertimento, poi, perché poi, certo, insomma, se devo fare delle cose serie... No, a un certo punto, a proposito di imparare cose, adesso non so se questo mestiere credo che si impari poi sempre strada facendo, però ritornando a quel periodo in cui cambia poi letteralmente la vita grazie al Festival di Sanremo e grazie a tutta una serie di altre cose, quali sono stati i tuoi pensieri in quel periodo per riuscire a mantenere la barra dritta? Ma non pensavo tanto, sai, io ho sempre avuto il pensiero fisso a cantare bene, cioè a migliorare la mia tecnica vocale, a salvaguardare quanto più possibile il mio organo vocale per non sottoporlo a rischi, eccetera. Sono stato maniacale in questa cosa qui. Ho cercato di frequentare i più grandi maestri al mondo
Io ho avuto anche la fortuna grande di avere come maestro quello che era sempre stato il mio idolo beniamino di Come Vuoi, Franco Corelli, che è stato per me, a mio modesto modo di vedere, il più grande tenore di sempre. Quindi ecco, questa è la mia preoccupazione principale. Poi quando hai fatto quello, dopo c'è la coscienza a posto. Quali sono le attenzioni più maniacali che si possono avere per curare e gestire la propria voce? Intanto io insomma, per fare quello che hanno sempre fatto tutti i grandi cantanti soprattutto dell'Ottocento ma anche del Novecento, il silenzio è d'oro, no? Quindi sono stato io dico mesi senza dire una parola. Cioè il giorno del concerto silenzio assoluto. Addirittura una volta avevo comprato un laringofono, sai, quello che adoperano i tracheotomizzati, sì. ahimè. Per non usare le corde vocali usavo quello. Poi Veronica è intervenuta pesantemente, me l'ha buttato via. Cioè proprio così, terapia d'urto. Ha detto che sembravo un alieno, non so, un affare del genere, perciò. Perché volevi preservare la voce il più possibile. Esatto, sì. Quindi questo significa essere maniacali. Sì, penso di sì, però credo faccia parte insomma, un'altra cosa che sto sempre più imparando, che insomma, per essere un'eccellenza in qualcosa si arriva ovviamente a fare tutto questo. Al Festival di Sanremo ovviamente ci arrivi con una canzone che deve essere per il grande pubblico, perché Sanremo è il palcoscenico più visto e più ascoltato della storia della musica italiana. Questo un po' andava, insomma, c'era un po' un dualismo con quello che tu facevi fino a quel periodo. Ma guarda, lì facemmo un azzardo. Io trovammo questa canzone, Il mare calmo della sera, che io cantavo con due tipi di vocalità diversi, no? La strofa come un cantante pop e l'inciso come un cantante lirico. Allora questo colpì molto il grande pubblico, perché era la prima volta che si sentiva una cosa di questo tipo qua. Poi la mia compagnia discografica ebbe anche la tentazione di farmi fare un disco tutto in questo modo, e io mi sono rifiutato, perché ho detto ogni gioco duri poco, hai fatto questa, basta. Adesso, poi dopo le lingue vanno rispettate, no? Se canti l'opera devi cantare in modo impostato correttamente, se canti il pop devi usare il linguaggio pop, e così ho fatto. C'è una grande solennità da parte tua su questo? Diciamo ci vuole un po' di rigore, no? Nelle cose, rispetto anche per quello che si fa. E questo poi è quello che ti permette anche di portare avanti con coerenza, no? Il proprio, no, assolutamente il proprio pensiero. Poi appunto un'altra canzone, poi partecipi anche l'anno successivo al Festival di Sanremo con Te Partirò, che poi forse insomma ha avuto un successo ancora superiore. È una canzone, non lo so, è quello che è stato, insomma, Mamma per Beniamino Gigli o altre, insomma, ognuno ha avuto il suo grande brano, no? E quella lì è una canzone senza tempo, nel senso che è difficile collocarla in un'epoca, è una canzone senza tempo. All'inizio non è stata neanche tanto capita, perché poi arrivai quarto a Sanremo e in un anno vendette 90.000 dischi, a quei tempi quando se ne vendevano anche tanti, no? E poi dopo invece quell'evento che io feci in Germania, dove cantai per l'addio di Henry Maske, il grande pugile tedesco, al Ring, il giorno dopo ci fu una corsa incredibile a comprare il mio disco. I tedeschi precettarono tutti i lavoratori nelle aziende per produrre e per distribuire il disco. In una settimana fece più di 1 milione. E da lì poi si espanse a macchia d'olio. La settimana dopo andai a fare a Parigi una trasmissione alla televisione, dove tra l'altro ebbi la grande gioia di incontrare Charles Aznavour, e dal giorno dopo anche lì successe la stessa cosa, andai primo in classifica e in una settimana facemmo 1 milione di copie anche in Francia. Con Te Partirò è stata anche poi tradotta, cioè nel senso è stata anche cantata. Dopo è diventata Time to Say Goodbye, per quello, per quell'evento lì del pugilato, no? Sì. Con Sarah Brightman. E quella canzone lì appunto poi ti dà una popolarità mondiale, quella che ti apre poi al mercato mondiale, internazionale, sì. No? Io devo molto a questa canzone. E qual è il momento in cui quella canzone, o comunque qualcosa della tua, sentivi che qualcosa stava in quel momento cambiando? Diciamo senza dubbio all'indomani dall'incontro di Musk.
Che però in quel periodo era difficile avere un feedback così forte subito. Oggi quasi può succedere, nel senso che ci sono delle dinamiche totalmente diverse. Lì avere un impatto così era difficile. Però se ti riesci a essere al momento giusto nel posto giusto, no? C'era una grande emozione in quel momento lì in Germania, perché Henry Musk era un beniamino di tutta la nazione, quindi lui dava l'addio al pugilato, e quella sera perse anche oltretutto, e quindi questa canzone toccò il cuore di tanti, ecco. E qual è stata la cosa più che insomma, arrivare da dove arrivavi tu, no? Con delle origini sicuramente più tranquille, dalla provincia, dalla dall'Italia, campagna, dalla campagna, ok, stavo cercando di edulcorare, però insomma, qual è stata la cosa che ti ha colpito di più quando poi hai iniziato a dover avere a che fare con una realtà totalmente diversa, e come ti sei abituato a quella cosa lì? Se ci si abitua, non lo so. Ma del tutto no, cioè, nel senso, io ho continuato ad essere un ragazzo di campagna, un ex ragazzo di campagna, perché non potrei mai vivere in città, come penso uno che è nato in città difficilmente potrebbe vivere in campagna, ci si abitua, no? E mi colpì molto il sentirmi diverso agli occhi della gente, questo sì, perché io quando arrivai a casa, dopo aver vinto il festival, trovai tutto il paese che mi aspettava nel piazzale di un ristorante che c'è lì sulla strada che porta a casa mia, e io lì per lì pensai: ma cosa ci fa tutta sta gente? e avevano preparato champagne, fuochi, insomma, ma io pensai: ma la gente qui è impazzita, non so, è successo qualcosa. E poi anche i giorni successivi mi sentivo trattato in un modo diverso, no? E io pensavo: ma cioè, ho vinto un festival, ma alla fine... E quindi questa cosa mi ha dato un po' fastidio, perché cioè, io volevo continuare ad essere per loro quello che ero sempre stato, semplicemente un concittadino, basta. Poi pian piano la situazione si è normalizzata, ma ai primi tempi un po' strano. Beh, però a quello non si torna più cioè a quel punto non si torna più indietro, no? No, poi ora sono tornato ad essere il bimbo di Sandro. Beh sì, però siamo partiti che eri da Jimmy Fallon settimana scorsa, quindi insomma sì, qualche settimana fa più che altro. Quelle cose chiaramente sì, ma sai che succede? A un certo punto poi a queste cose non ci pensi più, perché fanno parte della tua vita e basta. Io a volte ci penso a questa cosa qui, che all'inizio l'idea di andare a fare una partecipazione televisiva per me era un evento di assoluta importanza, no? Incredibile, magari non ci dormivo la notte. Adesso posso fare l'evento dell'anno nella televisione più importante e lo vivo con una grande tranquillità, ma questo purtroppo, dico purtroppo, perché ci si abitua a tutto, nel bene e nel male. Ma in quel periodo lì in cui c'erano tante prime volte, qual è stata quella che ti ha un po' più destabilizzato da quel Sanremo, da quel momento, dal con te partire in poi? All'inizio mi ha destabilizzato tutto, perché io avevo una paura tremenda del palcoscenico, terribile, avevo quello che gli americani chiamano lo stage fright, no? Avevo paura perché ero anche consapevole dei miei limiti tecnici ancora, no? Quindi ho sofferto tanto. Mi ricordo una volta feci un concerto al teatro di Parma, e a Parma sono appassionatissimi d'opera, no? Eccetera. Quindi ci sono veramente come allo stadio. E io nel camerino prima del concerto speravo che qualunque cosa, che venisse un terremoto, che un incendio, qualunque cosa, purché potessi fuggire da quella stanza da dove sarei uscito per il palcoscenico. Questo dà l'idea, insomma, anche di che cosa vuol dire poi esibirsi in quei contesti. Terribile. In quei momenti. Poi appunto citavamo grandi nomi con i quali hai collaborato. Quali sono stati i primi a darti fiducia, a parte Zucchero e Caterina Caselli che abbiamo citato? Il maestro Pavarotti, quando sentii lui è stato il primo, e quello a cui debbo veramente l'apertura di tante porte che erano rimaste chiuse fino a quel momento, perché quando fu portato al maestro il provino di Miserere che io avevo fatto, nessuno si sarebbe aspettato quella reazione che il maestro ha avuto, e le parole che ha detto sulla mia voce, quindi questo fece scattare subito in piedi tutti. E lì si accende appunto un'altra luce in quel caso, e
Luciano Pavarotti cosa rappresenta, cosa ha rappresentato per te? Ma già all'epoca era, insomma, il tenore più celebrato al mondo, quello che aveva le prime pagine su Time o sul New York Times. Per me era un mito, insomma, un mito vivente. E chiaramente poi avere quel tipo di rispetto da un mito ti fa sentire anche un po' più sicuro o ti aumenta anche un po' la pressione invece? No, tutte e due le cose. Poi mi ricordo che il primo incontro fu meraviglioso ma anche un po' imbarazzante, perché poi naturalmente lui è grandissimo conoscitore di voci, grandissimo cantante, quindi la prima volta che l'ho incontrato mi ricordo che eravamo al Pavarotti International, gli sono andato incontro, lui mi ha messo la mano sulla testa e mi ha detto: giovanotto, a te piace Franco Corelli? Perché ovviamente ascoltando il mio provino aveva capito che subito che avevo quest'amore sconfinato per questo cantante, no? E io ho dovuto ammettere che era vero, insomma, anche se poi ho avuto sempre una grandissima ammirazione per tutti i grandi cantanti insomma, che hanno scritto pagine importanti nel mondo dell'opera. Hai portato ovviamente questa musica e soprattutto anche l'italianità al livello più alto possibile. Perché secondo te questa cosa, questo genere musicale, la tua voce o in generale, ma anche il genere in particolare, piace così tanto al pubblico mondiale? Non lo so, non ho la più pallida idea, non ho una risposta. E tutte le volte che io vedo una venue piena con 20.000 persone che hanno pagato dei biglietti anche molto sostenuti e che sono venuti da lontano, eccetera, io tutte le volte mi chiedo perché, come sia possibile. Eppure succede, perché stai facendo anche adesso, ci sono sold out ovunque, ma poi fossi anche uno bravo a fare public relation, no? Queste cose qui sono negato. Beh, diciamo, non ti stai vendendo benissimo, ma no, ci penso io da quel punto di vista, ma tutti lo sanno, perché Andrea Bocelli è un nome, ripeto, a me ha veramente colpito e colpisce sempre vedere come tutti gli altri siano così, diciamo, emozionati quando possono collaborare con te. Prima abbiamo citato, non so se l'abbiamo citato o l'ho soltanto pensato, Céline Dion, che se non sbaglio è lei che disse che se Dio avesse la voce sarebbe stata la tua. Mi ha condannato a rispondere a questa domanda a tutte le interviste che ho fatto da quel giorno lì in poi. È potente la cosa che ha detto, sì. Céline Dion, cioè... Ma lei scherzava, l'hanno preso sul serio, cioè, poi a parte che con Céline poi siamo diventati molto amici, c'è un grande affetto e ho sofferto molto sapendola così ammalata. Però quel giorno lì, ecco, se avesse detto qualcos'altro sarebbe stato meglio. Vabbè, è una bella condanna, diciamo, ci sono condanne peggiori. La vostra amicizia è continuata, continuano le amicizie con tanti artisti che hanno preso parte anche a questo tuo nuovo progetto di celebrazione. Come funziona la scelta di questi nomi o è anche un po' la chiamata in qualche modo con questi grandi nomi? I duetti sono stati presi praticamente tutti quelli che ho fatto, si può dire. Poi al Teatro del Silenzio, insomma, praticamente tutti quelli a cui abbiamo fatto l'invito hanno risposto positivamente, quindi so che con Ed Sheeran anche c'è stato un rapporto speciale. Ed Sheeran è un ragazzo straordinario, lui molto, molto serio, umile, è una persona grande musicista, ha scritto canzoni meravigliose. Poi questa qui che mi mandò per farla in duetto con me, io la registrai, a lui non piacque cosa avevo fatto perché lui voleva che io la cantassi come con impostazione operistica. Invece tu l'avevi presa più pop. A me in quel modo sembrava di essere un elefante in una cristalleria, in poche parole, no? E lui ha fatto una cosa molto semplice, ha preso l'aereo e è venuto a casa mia. Abbiamo pranzato assieme e praticamente mi ha convinto a fare questa cosa. Io ho cercato un po' un compromesso, però l'ho fatta come voleva lui, aveva ragione, perché a giudicare dalle visualizzazioni, insomma, ha funzionato bene. Beh, c'è un ottimo rapporto anche con le nuove generazioni. Ed Sheeran fa parte comunque di una nuova generazione. Tu lo senti questo riconoscimento nei tuoi confronti? Io spero di sì. Adesso
Spero di sì. Beh, il fatto che comunque personaggi di questo genere, abbiamo citato anche prima, ricerchino questo genere musicale cantato da te, con te, è qualcosa di non scontato, no? Con il tempo e gli anni che passano. No, questo è vero. Anche se poi, guarda, giorni fa a New York sono andato, una sera libera, sono andato al Metropolitan a sentire Rigoletto, perché cantava una mia amica carissima, la Nadine Sierra, che tra l'altro era anche al Teatro del Silenzio quest'anno al concerto. E mi sono stupito fortemente di vedere l'80% del pubblico costituito da giovanissimi. È chiaro che probabilmente si tratterà anche di un'elite di giovani, però erano giovani. Quindi vuol dire che esiste comunque un interesse rinascente, diciamo così, per questa forma d'arte. Sì, esiste, va alimentata e viene alimentata e ispira grazie anche a tutto quello che hai fatto tu e che stai continuando. Sì, io penso fare. e spero di aver dato il mio piccolo contributo. Poi devo dire la verità che è una forma d'arte che si propone con forza da sé sola, perché non è che venga spinta da nessuno. Questo è un altro tema, nel senso né dai mass media, cioè, forse neanche le scuole. C'è proprio un disinteresse abbastanza colpevole, devo dire, su questa cosa. Cioè, se ti piace, ti deve proprio piacere tanto l'opera, te la devi andare a cercare tu. Devi in andare a qualche modo. cercare, devi avere la fortuna di avere qualcuno che te la fa amare, che ti porta, perché poi l'opera va sentita in teatro, non ci si può appassionare all'opera diversamente, bisogna essere lì e capire il valore di quella musica. Lì si capisce se si va lì dove è di casa, per capire che sai che per mettere in scena un'opera non bastano 1000 anni di studio, perché un'orchestra è formata da 90 elementi che hanno studiato almeno 10 anni l'uno, minimo. E poi ci sono gli anni di studio dei cantanti, del direttore d'orchestra, del regista, dello sceneggiatore, insomma, non bastano 1000 anni. Ed è quindi una forma di arte altissima. Con un valore appunto inestimabile. Esatto. Il mondo oggi sembra andare in un'altra direzione, no? Sembra che molte cose vengano premiate dallo streaming, da tutto un altro modo di fruire la musica. Credi che questo possa far perdere di vista il canto, la voce e questo genere di lo arte? fa perdere di vista alla stragrande maggioranza delle persone, ma non a quell'elite culturale che ha la fortuna di poterla avvicinare e vivere. È una fortuna, come dici tu, cioè la fortuna è quella dovuta, come dicevi prima, a qualcuno che ti ci avvicina e ti ci fa anche appassionare quando magari non la conosci, no? È così. E tu appunto di punti di connessione poi con la cultura pop in qualche modo ce ne sono stati tanti, però hai portato tanta gente, no? Non so, hai fatto magari dei singoli che abbiamo citato magari anche prima, adesso non abbiamo citato Vivo per lei con Giorgia, no? Che sì, probabilmente ha avvicinato anche tante persone. Ma questo l'hanno sempre fatto anche in passato. I grandi tenori, cominciando da Caruso, per Beniamino Gigli e tutti gli altri, hanno lasciato una grande produzione di canzoni. Alcune di esse facevano parte di film, di film di cui loro facevano parte, e altre erano proprio scritte come canzoni, eccetera. Ce ne sono moltissime, perciò questo significa prendere per mano la gente e poi portarla verso anche ascolto di pagine di musica più complessa. Qual è la canzone che cantavi da ragazzino e che continueresti a cantare per sempre? Ho cominciato forse con O Sole Mio, forse quelle cose lì. O Sole Mio, perché mi ricordo di aver ascoltato un'interpretazione di O Sole Mio di Mario del Monaco, niente meno che a Sanremo. Era ospite a Sanremo di non so quale anno, forse i primi degli anni 60, e mi colpì così tanto che il giorno dopo mandai subito qualcuno a comprare il disco. Beh, è uno di quei momenti un po' che ti folgorano sulla via e poi ti danno poi la conseguenza in qualche modo. Quella è una canzone eccezionale, poi è stata ripresa addirittura da Ray Charles e da tanti anche che l'hanno fatta con vestiti diversi. Quella musica dura appunto da tantissimi anni. Hai conosciuto e incontrato tante personalità che hanno richiesto la tua voce, la tua presenza in eventi importanti con la storia, cioè hai avuto la possibilità di
di suonare, di cantare di fronte a più di un papa, che è una cosa che diciamo non concessa a molti per motivi più che altro anche storici rispetto a quello che succede. O hai conosciuto tutti i papi che ci sono stati da quando ho iniziato la mia avventura artistica, l'ho conosciuti tutti. Che effetto ti hanno fatto? Beh, sono momenti fortemente emozionanti, mi ricorderò per sempre, per tutta la vita, in particolare il concerto del 1° maggio del 2000, quando partecipavo a questo concerto e il giorno prima era morto mio padre e quindi io pensavo di essere esonerato dal partecipare, invece non fu possibile. Un elicottero dei carabinieri venne a prendermi a casa e mi portò a Tor Vergata, dove si svolgeva questo concerto con l'orchestra di Santa Cecilia, diretta da Byung-Won Chung, con la presenza del Papa, e quello fu un momento veramente toccante e difficile. Beh, emotivamente molto, sì. molto forte. L'ultima volta so che insomma c'è stata recentemente l'occasione di incontrare al G7 il Santo Padre, sì. che si è un po' lamentato che non ti fai molto sentire. Sì, l'ho salutato e lui mi ha detto perché non ti fai vedere? Ma Santo Padre non è così, non è che uno possa la mattina e dici stamani vado a salutare il Santo Padre, non funziona così, no? Però lui vorrebbe evidentemente come cosa, evidentemente gli farebbe piacere. Beh, per te sei anche molto credente, no? Se non ricordo male, ha un valore ancora più alto. È stato un percorso tortuoso, ma sì, sono arrivato a questa conclusione per motivi molto, molto razionali. Non credo al caso, poche parole. Mi sembra molto più facile pensare, guardando il mondo, alla sua complessità, alla vita che c'è, insomma, come avviene, come va avanti, come si riproduce. Penso sia molto più facile credere a qualcosa che l'ha generata che non al caso. E tutto lì, e da lì poi uno fa le sue ricerche, va in cerca delle impronte digitali del creatore, ma questo è un percorso molto personale, molto profondo, che richiede anni, mi sembra di aver capito, no? È qualcosa di molto importante. Poi ognuno ha il suo vissuto e chiaramente... No, io fino a 18 anni mi definivo agnostico. Cioè agnostico è che si crede in qualcosa ma non... No, agnostico è come dire, sai, l'alfa privativo, non so. Era un modo comodo per dire mi sollevo dal problema di capire, perché tanto è un problema più grande di me, non è comprensibile, perciò mi astengo e così mi sentivo anche un po' più libero di fare le mie marachelle, no? In giro per il mondo, così come. E poi però arriva la chiamata, perché certe domande te le fai e quando te le fai poi bisogna che tu cerchi di dare delle risposte, di darti delle risposte. Io sono ancora nella fase quella tua di 18 anni, vediamo cosa succede nella mia vita. Ma senti, basta pensare a una cosa molto semplice, secondo me, che è difficile pensare di poter credere a un orologio senza l'orologiaio. È un po' così la storia, no? Ma questa è già una metafora. È una storia molto, molto, molto semplice. Se te vedi un orologio capisci già subito che c'è qualcuno che l'ha fatto, perché da sé non si può materializzare. Eppure, da un punto di vista probabilistico, sarebbe molto più facile pensare un orologio che... C'è stato uno scienziato che ha detto che la probabilità che l'universo si sia creato da sé, cioè per caso, è minore di quella che un aereo smontato fino all'ultimo bullone e messo nella galleria del vento ne esca montato e pronto per decollare. Io credo che sia così. Non lo conoscevo questo, diciamo, questa storia, diciamo, questa teoria, però anche l'incontro credo anche l'incontro con il Santo Padre abbia anche fortificato un po' questo rapporto. Sì, assolutamente sì, però poi la ricerca era già cominciata prima e non è stato quello l'elemento determinante, quello semmai è stato un premio che mi è stato dato. È stato un bonus, diciamo, sì. Un bonus sulla fiducia. Oltre che, diciamo, al Santo Padre, anche diversi capi di Stato, no? Hanno avuto il desiderio di chiamarti in dei momenti molto, molto importanti. Hai suonato praticamente per tutti i vari presidenti degli Stati Uniti. C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente? Ma c'è stato un incontro
molto commovente che non è avvenuto con un politico, bensì con una icona dello sport mondiale che era Cassius Clay. Muhammad Ali. Muhammad Ali. E sono andato a trovarlo a casa sua, ho scoperto che lui era un mio grande fan che ascoltava sempre i miei dischi e c'è stato un momento estremamente toccante in cui lui, che non parlava ormai quasi più, mi è venuto incontro e mi ha detto "Sing for me", e allora io mi sono messo in ginocchio davanti a lui e gli ho cantato un'aria e tutti i suoi familiari si sono messi a piangere perché era già un po' che non lo sentivano pronunciare delle parole in modo chiaro, data la malattia che lui aveva. E il giorno dopo è venuto al mio concerto e si è voluto sedere in prima fila. È stato un momento emozionante per tutti. Bellissimo, deve essere partecipare a qualcosa del genere così Sì, attivamente. Per me è stato perché io da ragazzo mi alzavo di notte per assistere agli incontri di Muhammad Ali. Quindi per me era un'icona già all'epoca. Cioè, la chiusura di un cerchio, qualcosa di impensabile probabilmente, Sì. per quando eri in E poi- campagna, come dicevi E poi prima. mi ha regalato i suoi guantoni. Sì? Sì, ce l'ho lì a casa. Conservi adesso il luogo dove ci troviamo in questo momento. Adesso con te non posso bullarmi come con altre persone rispetto a memorabilia o oggetti perché mi hai appena detto di avere i guantoni di Muhammad Ali. Vabbè. E questo alza notevolmente il livello, però ci sono altre cose che conservi di oggettistica. Sì, legati allo sport, c'ho tante maglie, quelle cose lì, sì. Che ti avranno insomma donato con grande, Sì. con grande piacere. Anche Michael Jackson hai incontrato, hai partecipato anche ho partecipato a un concerto suo che a un aveva suo fatto concerto. a Monaco di Baviera. Com'è stato l'incontro con Molto spontaneo. Sì, ci siamo incontrati prima in albergo e poi lì sul posto, sul palco. Ma è vero invece che la regina Elisabetta ti aveva invitato per prendere un tè? Sì, ma questo perché, come ti ho detto prima, sono poco bravo nelle PR, no? Sì. Io sono molto pigro. Allora non me la sono sentita di partire per andare a prendere il tè lì, cioè, mi sembrava, insomma, non mi fa onore, ma Era più comodo la cucina a casa. Beh, comunque devo dire che ti fai desiderare, insomma. No, ma no, nel senso adesso sto scherzando. Non è proprio quello. A parte il fatto che, vabbè, lì a Buckingham Palace avevo cantato, ho fatto, mi ricordo un concerto proprio lì di fronte alla regina che era seduta a 2 metri da me, no? E quindi la conoscevo, insomma. Sono tutti incontri che hanno a che fare con la storia, che di fatto porta anche te ad essere una parte integrante della storia, non solo della storia della musica. C'è un momento storico del quale tu sei stato parte attivamente, di cui sei molto orgoglioso, che ti ha fatto effetto? Adesso ci dovrei pensare. Tra le cose più, come dire, più toccanti, più emotivamente forti che ho vissuto è stato quando dopo la strage delle Torri Gemelle sono stato chiamato insieme a René Fleming a cantare sul posto, e c'erano tutti i familiari delle vittime presenti e c'era ancora l'odore proprio forte del fumo è stata una cosa terribile, un'esibizione delle più complicate. Molto, immagino molto complicate, e quello è chiaramente un momento storico. Gli Stati Uniti in particolare ti amano, nel senso c'è proprio un amore in generale. Qual è il paese, se non so se magari dati alla mano tu, qualcuno del tuo team, qual è il paese che oltre l'Italia, insomma, che più... Sicuramente gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sì. sono... Però devo dire anche nel resto del mondo, diciamo che gli Stati Uniti come pubblico sono più espansivi, cioè li senti proprio, hanno un modo di esternare il loro entusiasmo che è tipicamente americano. E ti sei mai domandato, a me questa è una mia percezione riguardo proprio anche a questo genere musicale che noi abbiamo nella nostra storia, che ci rende onore e insomma ci rende celebri anche in tutto il mondo, che però noi dall'Italia e in Italia lo viviamo meno, cioè non gli diamo la stessa importanza che viene dato dagli altri paesi. Ti parli dell'opera, dici? Sì. Beh, l'opera è nata a Firenze, no? Alla fine del Cinquecento, quindi è una cosa proprio nostra, del tutto nostra.
ed è una cosa che è celebrata in tutto il mondo, fortemente rispettata, quindi è una cosa di cui noi dovremmo andare fieri. E qual è il tuo rapporto con l'Italia, con il pubblico italiano, magari rispetto agli Stati Uniti? È un ottimo rapporto, specialmente sì, adesso sicuramente un ottimo rapporto. Solo che gli americani rispetto non agli italiani, a tutto il resto del mondo, hanno un modo di essere, di manifestare il loro entusiasmo ai concerti che è proprio una cosa che li contraddistingue. Cosa succede durante un tuo concerto, che sicuramente è più, diciamo, ha un altro statement? No, loro nei momenti di maggiore entusiasmo raggiungono dei volumi di suono che sono quasi pericolosi per il timpano. Ma anche a un tuo concerto che in teoria dovrebbe essere più tranquilla come situazione. Sì, però alla fine, infatti loro ascoltano in silenzio, però quando poi il brano finisce esplodono, no? Lì si lasciano proprio andare. Ma non mi ricordo dove ti hanno fatto 20 minuti di applausi. Sì, è successo. Ma sono 20 minuti veri. Sì, perché te poi entri, esci, no? E loro continuano ad applaudire. Sì, poi a un certo punto hai camminato parecchio, speri che smettano, invece loro continuano. Quindi quando si dice 20 minuti a passi sono davvero 20 minuti può capitare, sì. Beh, può capitare effettivamente. Se sei Andrea Bocelli probabilmente può capitare. No, ma è capitato però anche al cinema. Non so, io una cosa che avevo visto anche magari a registi eccetera, ma credevo fosse un modo di dire, invece sono applausi veri. Abbiamo citato alcuni luoghi in cui hai suonato, hai cantato, perdonami, e ci sono... Cioè, qual è quello che per te è stato più impressionante dal tuo punto di vista? Che probabilmente... Penso che il concerto... Allora, New York è stata la città simbolo, diciamo così, del mio... insomma, del successo che ho ricevuto, no? Perché lì ho cantato ovunque, dal Madison Square Garden, dove vado sempre tutti gli anni, alla Carnegie Hall, l'Avery Fisher Hall, il Metropolitan, e poi soprattutto lì ho fatto il concerto forse più iconico, più rappresentativo di tutti, che è quello che ho fatto a Central Park. Perché Central Park quella lì è una cosa difficilissima da ottenere. Ci ha cantato Pavarotti e poi quasi basta. È proprio quella più prestigiosa in assoluto. È molto complicata dal punto di vista anche dei permessi, di tutto, insomma. C'è una burocrazia e poi dei costi elevatissimi per realizzare un concerto lì. E anche il suono probabilmente è complicato far suonare bene qualcosa all'interno di un parco rispetto a un'arena. E poi è enorme. In tutto questo la tua famiglia, a parte la tua famiglia, quella attuale, ma la tua famiglia di origine, i tuoi genitori, come hanno vissuto questo tuo grande percorso, questa grande crescita? Il mio babbo purtroppo ha visto solo la prima parte della mia ascesa, ci ha lasciati nel 2000, proprio come dicevo prima, il 30 aprile del 2000. Però insomma è riuscito a vedere almeno la prima parte della mia salita ed era felicissimo, perché immagino che oggi sono genitore e so cosa significa avere il pensiero di come i figli si realizzeranno, se riusciranno a realizzarsi, eccetera, no? E per i miei genitori questo problema era anche amplificato, se vuoi, no? Quando mio padre ha visto che dopo la vittoria del Festival di Sanremo e dopo i primi successi in giro per il mondo, era un uomo felice. Io mi ricordo. Poi mia madre invece, lei ha assistito a tutta, insomma, ci ha lasciati 2 anni fa, quindi... Beh, sei un po', lei era quella che lei ti diceva se l'è goduta di più. Ma si è ricaduta un po' a un certo punto rispetto all'inizio che ti diceva di non ascoltare, no, di non cantare. No, ma mia madre non è che avesse... Lei era la mia prima fan, no? Soltanto che mi imputava il fatto che non avessi la voglia, la volontà di buttarti. Sì, di buttarmi, è quello. Poi insomma, per volente o nolente ti sei strabuttato, e abbiamo citato il rapporto padre-figlio. Prima di iniziare ti raccontavo che in realtà uno dei momenti in cui ti avevo sfiorato lo scorso anno è stata dopo la
la notte degli Oscar a Los Angeles, in cui eravamo Sono nello esibito con stesso, Matteo. esatto, nello stesso ristorante. Tu ti eri appena esibito, a parte che situazione assurda, credo che quindi agli Oscar non diano da mangiare, perché appena finiti erano finiti tutti al pastaio, in Sì. altri ristoranti lì nella zona, e ho visto appunto te e tuo figlio, dove io ero con Danilo Gallinari, so che Matteo era un lui ama grande tutti gli fan, sport, sì. e vi siete, come dire, vi eravate appena esibiti, cioè che effetto ti fa questa cosa di poter cantare con tuo figlio? Beh, è stato come una fiaba, no? Perché lui ha manifestato il desiderio di fare questa professione poco tempo fa. Prima era molto timido nel cantare e quindi io a rotta di collo ho dovuto dargli tutti i suggerimenti, le nozioni che potevo, no? Che ho potuto. E poi lui ha iniziato, adesso fa tanti concerti in giro per il mondo, sta cominciando ad andare bene. Io come genitore, puoi immaginare, sono contentissimo. Era quello che ti sarebbe piaciuto? Cioè era qualcosa che tu, non dico che l'hai portato su questa strada? No, io non ma- l'ho mai portato, perché la cosa più importante per me nei confronti dei figli è crescere degli uomini liberi di scegliere, di essere quello che vogliono, di fare quello che vogliono. Poi ho sempre spiegato loro che la felicità non si ottiene facendo quel che si ama, ma amando quel che si fa. E quindi una volta che hanno scelto la loro strada, io sarò sempre al loro fianco. Ti ricordi quando è il momento in cui ti ho detto papà, a me piacerebbe... No, ma mi ricordo un giorno è arrivato all'improvviso lì dove c'ho il pianoforte a casa, mi ha detto: sai, mi piacerebbe provare a cantare. Io mi sono caduto perché non me l'aspettavo proprio. E poi sapevo che lui ha una voce molto voluminosa, molto forte, no? Però gli ho detto: fammi sentire come canti, perché E poi ho scoperto che lui invece davanti a me non lo faceva, ma davanti alla mamma, a altri sì. Forse si vergognava, non lo so, si peritava un po' davanti a me, non so dirlo. E insomma, ha fatto sentire e ho detto: guarda Matteo, se ti impegni forse si può fare. Secondo te quanto è, tu che hai avuto un percorso totalmente diverso, quanto può essere... No, ma anche lui aveva studiato musica tanti anni, il pianoforte, quindi aveva a che fare con la musica. No, sì, cioè, è cresciuto nella musica. Però il canto lo intimidiva, non lo so. No, ma il fatto di chiamarsi Bocelli, secondo te, per un artista, per un figlio, per una persona che in qualche modo cerca questo tipo di strada, può essere... Perché poi anche lì c'è una differenza magari tra l'Italia, il mercato internazionale. Guarda, portare il nome così è un vantaggio all'inizio e uno svantaggio subito dopo. Perché all'inizio ovviamente ti apre porte che magari per altri potrebbe essere più complicato aprire, ma subito dopo sei il figlio di, e quindi devi dimostrare più di quello che deve dimostrare chiunque altro. Su quello tu gli hai dato qualche consiglio in particolare? Non ho grossi consigli da dargli, se non quello di cercare di migliorarsi sempre, di dare sempre il meglio di sé, di fare tutto il possibile per essere al meglio. Così sta andando, nel senso che state prendendo, cioè Io sta spero, prendendo adesso poi sai, la sua strada. lo vedo anche meno, perché ora ha cominciato anche lui a girare il mondo, fa concerti a destra. Adesso facciamo qualcosa anche insieme, ma lui ha la sua strada, ha intrapreso la sua strada, quindi... Però questa è una sensazione rispetto magari al mondo internazionale o americano rispetto a quello italiano, il fatto di chiamarsi Bocelli ad esempio in Italia può avere dei pregiudizi rispetto agli Stati Uniti, dove invece diventa un valore? Non credo, io penso che purtroppo sia un po' la stessa cosa ovunque, no? Che te pensi sempre, vabbè, cioè, se sei nato con il problema del pregiudizio ce l'avrai sempre, no? Quindi, indipendentemente. Sì. Tornando alle voci, o anche a tutti i tuoi duetti, prima insomma abbiamo parlato anche di voci attuali, abbiamo parlato di Ed Sheeran, di altri nomi. C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente nel mondo della musica? Ed Sheeran come cantante dell'ultima generazione mi ha colpito molto e mi è piaciuto molto. Poi io ho ascoltato e cantato con Céline Dion, tanti con
Cristina Aguilera, con tanti grandissimi cantanti, quindi Più recenti c'è qualcuno o che ti ha colpito o è un qualcosa che magari non hai ancora Sheeran ascoltato è un po' bene? difficile, È difficile. È veramente bravo. È molto bravo e sta avendo anche lui un modo di comportarsi, anche mi sembra molto intelligente, no? Molto corretto, molto intelligente. Ho scoperto che tra l'altro non usa neanche il computer, cioè lui sta staccato, non ha il suo smartphone, vive un po' un detox social. Sì. Qualcosa che probabilmente lo aiuta. Tu hai modo invece tu guardi, usi i social, internet? No, i social no, però mi piace molto la tecnologia, quindi come ti dicevo mi piace imparare ad adoperare delle applicazioni, fare queste cose qui, sì. No, i social no, perché non mi piace quel modo di interagire col mondo. Adesso ti chiedo una cosa che mi incuriosisce. Sai perché? Il problema dei social è che tutti parlano di tutto. E questo non è giusto, perché secondo me ognuno di noi dovrebbe parlare di quello che sa, non di tutto, perché sennò si fa molta confusione. È verissimo questo. Soprattutto... Cioè, così come quando se ti devi operare vai da un chirurgo, no? Non vai a operarti da un meccanico, da uno che vende giornali, giusto? Sì. E lo stesso viceversa, se devi accomodare la macchina vai dal meccanico e non vai dal chirurgo, no? E la stessa cosa quando si ascolta qualcuno, non si può ascoltare chiunque che parla di quello che gli salta in mente, è tempo perso e la vita è corta, il tempo è prezioso. Questo è un grande insegnamento, ve lo segno, perché purtroppo esiste al mondo la meritocrazia, esistono persone che con grande spirito di sacrificio hanno lottato, si sono dati da fare, altri che non hanno avuto voglia. Ci deve essere rispetto per tutti, però poi ovviamente ognuno raccoglie quello che semina. Certo. E su quello ti è mai capitato di sentirti in difficoltà con quella che era la comunicazione di oggi, col modo di comunicare di oggi? No, ti sei sempre fatto... perché praticamente diciamo che la ignoro, nel senso che non ho il mio tempo non lo metto lì, capito? Poi ovviamente ne sento mi arrivano l'eco di queste cose, no? Perché poi chiaramente vivo in società, quindi c'è un numero enorme di persone che vivono frequentando i social, queste cose qui, quindi l'eco di questo mi arriva, però cerco di impiegare il mio tempo il modo più costruttivo possibile. No, anche perché delle volte magari è capitato nel tuo caso, ma come nel caso di tanti altri personaggi importanti, che venissero strumentalizzate magari le cose che uno dice poi buttate... Assolutamente. E i famosi leoni da tastiera, no? Questo fa parte purtroppo del gioco. È un aspetto negativo dell'essere umano, di qualche essere umano, fortunatamente non di tutti, perché poi c'è una maggioranza secondo me di umanità silenziosa che la mattina si alza, va a lavorare, lo fa correttamente, si impegna, no? E non fa notizia. Che però è la cosa, dovrebbe fare più rumore questo, in realtà però non è così. Ma purtroppo, come sai, fa più rumore un albero che crolla che una foresta che cresce, no? Assolutamente. Ti chiedo una cosa, sono curioso proprio, ma questo credo possa essere anche di aiuto a tante altre persone. Fino adesso abbiamo raccontato tutta una serie di cose incredibili che sono successe nella tua vita. Non abbiamo mai ovviamente citato il fatto che tu non sia non vedente, no? Nonostante la cosa che più mi colpisce, ed è anche una cosa molto bella, mi piace, sono non guardante. Non guardante, qual è la differenza? Vedere è un termine, vedere non significa guardare, significa capire, comprendere, vedere le cose si possono vedere le cose con tanti modi. E io sono molto attento, cerco di captare tutto quello che è captabile, di analizzarlo nel modo più corretto possibile. Quindi talvolta, certo, nella maggior parte dei casi non guardare non è un vantaggio, chiaramente, però ci sono anche casi in cui lo è. No, motivo perché guardare distrae molto spesso dall'essenziale, no? L'essenziale è invisibile agli occhi, diceva un passo del Piccolo Principe, è un po' vero. È molto vero, ed è per questo che io sono contento che tu sia qui, perché sei l'unico che può vedere, tra virgolette, no, senza virgolette, che può vedere, abbiamo detto,
questo posto in cui ti trovi, quello che stiamo cercando di fare nel modo più vero possibile. Però tu appunto hai utilizzato tante volte il termine abbiamo visto, abbiamo fatto. È una cosa, vero, tante volte che sta più nelle altre persone il pensare al come dire, al come fare. Te lo chiedo perché io insomma ho avuto... questo fa parte del linguaggio, è italiano questo qui, il linguaggio corrente. Non è che quando uno dice ho visto crescere ho visto crescere quel movimento d'opinione piuttosto che un altro, non dice mica ho guardato, cioè, dice ho visto, perché hai visto, vuol dire ho analizzato, ho capito che... Ed è corretto, infatti, però quello che voglio dire è semplicemente che tante volte sono gli altri che si fanno più menate, più pensieri rispetto ad una situazione. Sì, ma se li fanno quelli lì che perdono tempo sui social, non sempre quella stessa. Però sono tanti, secondo me, cioè tanti, ma non quanto le persone invece più intelligenti. Guarda, oggi ci sono degli strumenti importantissimi, no? Internet, per esempio, è uno strumento molto importante che purtroppo viene usato in modo sbagliato. C'è una famosa conferenza di Umberto Eco di anni fa che spiegava proprio questo. Mentre la televisione, no, ha ristretto la forbice che distingue gli uomini di grande cultura da quelli che non ce l'hanno, internet l'ha riallargata. Perché questo? Perché se è vero che la televisione ha portato nelle famiglie la cultura, ha portato il teatro, tutto quello che non si può, a cui non si aveva accesso stando a casa, no? Invece internet ha portato il contrario, perché se è vero che su internet si trova tutto il contrario di tutto, è vero anche che per distinguere ciò che è vero da quel che è falso bisogna già avere una cultura forte di base, una solida cultura di base, e chi non ce l'ha fa fatica. Se ti vai su internet trovi una quantità di fake news pazzesca, allora non sai più cosa è vero e cosa non è vero. Questo è... No, ma io l'ho constatato, guarda, recentemente è stato qui a questo tavolo con me Luca Parmitano, un astronauta dell'ESA che ha fatto delle cose incredibili, e alcuni commenti sotto erano che è un attore, che non siamo mai andati nello spazio, quindi insomma spazio. Beh, c'è anche chi dice che la Terra è piatta. Esatto, quindi diciamo da quel punto di vista purtroppo non abbiamo diciamo... Ma non ti puoi preoccupare di questa genere, no, assolutamente. Però appunto quello che dicevamo prima, in realtà tutte queste cose incredibili che hai fatto, diciamo, sono già incredibili di per sé, e tu le hai vissute amplificate anche con una grande soddisfazione, penso anche doppia da questo punto di vista. Però insomma no, ma guarda, siccome oltretutto io non ho mai pensato ad avere dei meriti particolari, non credo nel merito, perché quando uno ha dei talenti nella vita non ce l'ha per merito proprio, ce l'ha perché gli sono stati donati, no? Così come una donna nasce bellissima e non ha il merito di essere bellissima, c'è nata. Se un uomo nasce molto intelligente, no? Non è merito suo, c'è nato. Perciò il merito non esiste, casomai esiste il demerito di avere dei talenti, di aver ricevuto dei talenti e non aver avuto voglia di fare nulla per metterli a frutto, no? Questo è un po' il punto. Quindi non mi sono mai... Cioè, per me fa parte della mia vita e ho cercato di fare del mio meglio. Beh, sia nella vita che in questi 30 anni di carriera di cui parlavamo prima, e di tutti questi duetti che hai, diciamo, che hai fatto, e tutte queste collaborazioni che ci sono anche nel nuovo progetto, ce n'è uno che ti manca? Cioè, c'è quell'artista con cui vorresti fare qualcosa e non sei ancora riuscito per 1000 motivi? No, guarda, il mondo è pieno di bellissime voci. Io ho una passione, sempre avuto un grande amore per le voci, e ho avuto la grande fortuna e il privilegio di ascoltarle da vicino, che questo è un grande privilegio per chi ama le voci, no? E quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Mi ricordo una volta cantavo Bohème con Daniela Dessì, una dei più grandi soprani, purtroppo ci ha lasciati, e cantando accanto a lei sul palco io ero talmente folgorato dalla bellezza di questa voce che a un certo punto, per fortuna eravamo in prova ancora, no? E dovevo cantare e mi sono dimenticato di entrare, no? Perché stavo ascoltando lei. Sì, una specie di... Il direttore d'orchestra mi ha tirato un urlo, mi ha detto "Oh, tocca a te", no? Perché io ero affascinato da questa... Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. E di quello non si smette mai di essere innamorati, affascinati, appassionati. È quella cosa che continua.
Andrea, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata che, come diciamo prima, è un regalo, un dono, insomma un qualcosa che tutti noi abbiamo potuto ascoltare. Ti ringrazio te perché mi hai fatto parlare di tante cose diverse da quelle che sono costretto a dire durante le solite interviste che mi fanno quotidianamente, specialmente in inglese, una lingua che io non conosco, perciò mi esprimo come un barbaro, e anche avermi dato la possibilità di parlare di cose che di solito non mi vengono chieste, non c'è modo di... Grazie, mi è arrivato tutto dal cuore, io non ho testi, non ho cose, ma ero molto curioso e sono certo che quello che tu hai raccontato sarà ascoltato da tantissime persone. Scatenerà. Ma non penso, no. Ma va benissimo, dove c'è dialettica c'è vita. Però davvero questo che mi dici me lo porterò per sempre. È successo davvero? Sì, perché succede, io ho questa cosa, quando inizio, quando finisco, sta succedendo e poi è successo. Andrea Bocelli è passato dal Basement. Ciao ragazzi. Alla faccia della regina Elisabetta, che poi non c'è andato lì a prendere il tema. Al Basement è venuto Andrea Bocelli. Scherzo ovviamente, grazie. Arrivederci.